Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di un argomento molto discusso. Qual è il miglior coltello da sopravvivenza? È meglio un full flat o è meglio uno Scandi? Cominciamo col dire però una premessa. Parlare di coltelli da sopravvivenza non è semplice, perché ognuno ha la sua idea di cosa vuol dire sia sopravvivere sia coltello di sopravvivenza. Quindi cercheremo di analizzare le caratteristiche passo a passo di quello che potrebbe essere un ottimo coltello da sopravvivenza. Per tutto il resto vale la massima che dico da anni. Il miglior coltello da sopravvivenza è quello che avrete nel momento in cui vi servirà. Un altro presupposto da chiarire è cosa intendiamo per sopravvivenza. Oggi, soprattutto in Italia, la sopravvivenza, tra virgolette, non esiste, nel senso che abbiamo un terreno molto antropomorfizzato, cioè ci sono molti abitanti per chilometro quadrato e salvo qualche zona montagnosa sulle Alpi piuttosto che sugli Appennini, è difficile che nel giro di qualche mezz'ora a piedi o un'ora a piedi non si trovi un centro abitato o qualche casa isolata. Quindi sopravvivere, tra virgolette, in caso che ci perdessimo in un bosco, generalmente può essere più semplice. Però poniamo caso che ci perdiamo in un posto molto isolato e quindi abbiamo bisogno di fare conto sulle sole nostre forze per sopravvivere. Questo è inteso come sopravvivenza. Altri invece intendono come sopravvivenza la possibilità e la capacità di un attrezzo di permetterci di sopravvivere o comunque di essere utilizzato in maniera anche non conforme al motivo per cui è stato costruito per poter sopravvivere a un'emergenza. Facciamo un'ipotesi: non riesco più a risalire da un pendio roccioso, sono chiuso in una stretta gola ed ecco che magari un coltello con una certa robustezza può servirmi come arpione, sia sul ghiaccio che piantandolo nella roccia per potermi sollevare. Questo può essere un utilizzo improprio del coltello, ma se il coltello me lo permette ed ha resistenza sufficiente, elasticità sufficiente, in quel momento questo attrezzo che è nato per tagliare mi aiuta a sopravvivere per un frangente di sopravvivenza diverso da quello che è il suo scopo. Cioè non serve più per tagliare, ma mi aiuta facendomi da picchetto. Quindi vediamo che come coltello di sopravvivenza noi possiamo avere visioni completamente diverse. Anche storicamente il coltello da sopravvivenza è diverso da quello che intendiamo noi. I trappers, i pionieri dell'Est America, quelli di cui noi tutti, insomma, nella nostra storia infantile abbiamo visto qualche film western, eccetera, utilizzavano prettamente coltelli da macellaio modificati. Così anche è nato il Bowie, uno dei più famosi coltelli americani che tutt'oggi ammiriamo, no? È nato partendo da una modifica, una variazione di un coltello da macellaio. Questo a dimostrazione che non serve chissà quale tipo di coltello per sopravvivere in un bosco o sopravvivere in montagna da soli. C'è da dire che spesso trapper e pionieri avevano più di un attrezzo. Solitamente avevano un coltello grosso e un coltello piccolo, andando avanti nel tempo, oppure avevano il coltello piccolo medio e un'accetta. Quindi solitamente utilizzavano queste due attrezzature. Ecco perché l'idea di coltello, di miglior coltello da sopravvivenza, è difficile da identificare. In tempi più moderni, oggi, noi intendiamo come coltello da sopravvivenza un coltello che ci permetta un po' di fare tutto e un po' di sopravvivere. Quindi se c'è bisogno di scuoiare della selvaggina che abbiamo catturato, se c'è bisogno di farci un riparo, tagliare dei tronchi, tagliare del legno, affilare del legno, fare delle punte, fare dei picchetti, aiutarci a costruire una fiocina e via discorrendo. Quindi questo diventa il nostro attrezzo di sopravvivenza.
allora però questo tipo di sopravvivenza la possono fare una serie infinita di coltelli con geometrie diverse, con spessori diversi, con lunghezze diverse. Tempo fa, vi dico un paradosso, conobbi, voi sapete che io sono stato istruttore militare, conobbi in base a una serie di situazioni in atto un Navy Seals. Questo Navy Seals, negli anni abbiamo tenuto qualche contatto, ora congedato, lui fa tutto nel bosco, quando esce nel bosco, fa tutto nel bosco con un coltello molto piccolo. E vi dico anche il tipo di coltello. Vi metterete a ridere sicuramente, mi criticherete qua nei commenti sotto sicuramente, però è la verità. Lui fa tutto con un'Isola 2. Io ho visto scuoiare bestie catturate da lui, perché dopo ricordatevi che il migliore attrezzo di sopravvivenza è il vostro cervello. Quindi lui con un coltello di queste dimensioni si costruisce il rifugio, scuoia la selvaggina, la cattura, si prepara le trappole, fa tutto con un semplice Isola 2, cioè con un coltello con 6,5 cm, 7 cm di lama. Si impugna bene, è un coltello carbonioso, noi li chiamiamo carboniosi, ovviamente è un termine improprio perché tutti gli acciai hanno il carbonio, chiamiamo carboniosi quei coltelli che hanno un alto contenuto di carbonio, detti anche basso legati, e quindi diciamo i coltelli non inox, mentre gli alto legati, i coltelli inox, li chiamiamo inox. Quindi i coltelli carboniosi tendono a avere un difetto, che se lasciati all'umidità o se non fatta l'adeguata manutenzione, che poi semplicemente si tratta dopo l'utilizzo di asciugarli, possono avere dei problemi. Se utilizzate un coltello, chiamiamo con lama carboniosa, dovete avere l'unica accortezza di asciugarlo dopo l'utilizzo, perché anche con l'erba, con la legna stessa ci può essere un'umidità e quindi poi alla lunga il coltello può fare delle macchie di ruggine. Diversamente è se passiva, cioè se la lama si inscurisce senza arrugginire, allora in quel caso la passivazione lo protegge dall'arrugginimento. Però andiamo avanti col nostro discorso. Sopravvivenza. Altri coltelli da sopravvivenza sono nati poi con l'avvento delle guerre, quindi i militari avevano bisogno di un coltello sia per difendersi sia per aprire le razioni K, per tagliarsi della legna, per fare anche le manutenzioni con la punta, cercare di sbloccare qualche arma, eccetera. E quindi anche lì ne sono stati fatti di tante forge. Una delle forge che ha avuto maggior successo è quella dei coltelli utilizzati dall'esercito statunitense, da cui poi è nato un progetto. Da questo progetto è nato sia il Ka-Bar, l'M1, famoso coltello utilizzato, cioè l'M2, l'M3, poi in base alle dimensioni, in base al tipo di lama, se serrata, se liscia, eccetera, nato per i soldati e per i Marines. L'altro coltello è il Pilot, cosiddetto, che è questo. Questo è stato definito il coltello da sopravvivenza per antonomasia. È stato costruito su specifiche richieste da esercito, aeronautica, marina, e per cui eccolo qua. Allora, se noi dovessimo stare a queste caratteristiche tecniche richieste da corpi specializzati dell'esercito statunitense, noi capiremo che il miglior coltello della sopravvivenza non è altro che un coltello con lama in 1095 carboniosa, con una punta di questo genere, quindi una clip point, con una punta clip point e con una sega rovescia superiore, vedete che i denti sono rovesci, con una doppia guardia, con il manico fatto in cerchi di cuoio e il codolo passante ribattuto alla fine, con questo bullone da poter utilizzare anche per martello. Quindi questo dovrebbe essere il coltello di sopravvivenza
per antonomasia. È nato per i piloti che quando, soprattutto durante la guerra di Corea, subito dopo la seconda guerra mondiale, venivano abbattuti in grande numero dai missili terra-aria e anche nei combattimenti con i MiG cinesi. Cosa succedeva? Anzi, con i MiG russi che venivano dati in concessione sia ai cinesi che ai coreani del nord. Allora gli Stati Uniti commissionarono questo coltello perché sia i piloti di marina, in questo caso, e sia i piloti dell'aeronautica e dell'esercito spesso cadevano dietro le linee nemiche o comunque in territorio selvaggio, in terra di nessuno, si dice. Quindi avevano bisogno di uno strumento per sopravvivere e fu ideato e progettato questo tipo di coltello. Le caratteristiche sono semplici, è un coltello atto anche a difendersi, ecco perché la punta con questo alto grado di penetrazione. Quella sega che vedete non è molto funzionale per tagliare il legno, ma va benissimo per tagliare la cordura, quindi quei tessuti militari piuttosto spessi, in cotone piuttosto spesso, e si dice che servisse anche per aiutarli ad aprire l'alluminio o il plexiglass delle carlingue degli aerei, nel caso fossero riusciti a fare un atterraggio di fortuna senza bisogno di eiettarsi e avessero bisogno di aprirsi un varco per uscire dall'aereo. Quindi questo è lo strumento migliore per sopravvivere. Una cosa ha a suo vantaggio, essendo in acciaio 1095, carbonioso come abbiamo detto, però essendo patinato, quindi ha questa difesa che lo aiuta, questo coating, questa copertura nera che lo aiuta a difendersi dalla ruggine, che si affila facilmente. Si riesce a affilare sia con una piccola pietra da campo, e in effetti nella sua dotazione veniva data una piccola pietra, e qua lo dico per tutti quelli, vi levo un sassolino dalla scarpa, tutti quelli che in questi anni hanno un po' criticato il mio modo di affilare le lame, ma non usi quella pietra lì, devi andare a 15.000, 10.000, 6.000, la grana più fine, e lo stropping, non lo stropping, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte belle cose. Però la mia filosofia e la filosofia di chi, secondo me, utilizza i coltelli in bosco, dovrebbe essere quella di riuscire a essere autosufficiente con poco. Non è che i Navajo, piuttosto che, voglio dire, i trapper, piuttosto che altre persone che vivono la vita all'aria aperta da sempre, facessero tante cose, affilavano con una semplice pietra. La pietra data in dotazione ai piloti e ai Marines è una pietra in carborundum. È una pietra in carborundum sintetica, non va neppure bagnata volendo, e la si usa per affilare, molto piccola come vedete. La bellezza di questi coltelli in 1095 è che si affilano piuttosto facilmente. Se trovate anche una pietra piatta di fiume e di lago, riuscite a affilare discretamente per tagliare. Quindi queste sono le prerogative del coltello di sopravvivenza, così come è stato stabilito negli anni 50 e 60 dall'esercito, dal comando maggiore, quindi dal Pentagono, per tutti i soldati e i piloti dell'esercito statunitense. È questo allora il miglior coltello da sopravvivenza? Non so se vi ho già avvisato, ma questo video sarà molto lungo. Non so se lo pubblicherò tutto insieme o a stralci, però vediamo. Voi direte, no, non è questo, perché io voglio un coltello inox, perché io voglio un coltello con un'ergonomia diversa, perché secondo me dovrebbe poter fare questo, dovrebbe poter fare l'altro. Veniamo in tempi più moderni. Un altro coltello nato per la sopravvivenza dei piloti non è altro che il Falkniven F1, che ha delle caratteristiche, è pure inox, però è un inox particolare, perché i piloti del nord Europa possono dover atterrare in emergenza in situazioni di clima molto molto freddo.
Adesso ci sono inox moderni, inox da sinterizzazione, inox da polveri, che hanno ovviamente delle caratteristiche molto avanzate. In genere però sono anche piuttosto duri da affilare. Salvo casi particolari, sono piuttosto duri da affilare e non sono facili da affilare in caso che si è dispersi in un bosco. Allora, cosa hanno pensato i militari del nord Europa? Non vi dico la nazione specifica, perché poi è stato ceduto anche a alcune nazioni confinanti, quindi Svezia, Norvegia, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa hanno ideato? Hanno pensato di utilizzare un acciaio di origine giapponese, che è un acciaio Sammai, che è un acciaio fatto a sandwich. Vengono fatti due strati di acciaio più morbido all'esterno e uno strato, una lamina interna di acciaio molto duro, così da avere una buona tenuta al taglio, però avere flessibilità e elasticità, perché nei climi molto freddi i coltelli, se non erano carboniosi, che di solito hanno una caratteristica più di maggiore elasticità ed utilità, se temprati per mantenere il filo correttamente, tendevano a spezzare. Tanto è vero che i coltelli, chiamiamoli così, lapponi o nordici come i Pucco, generalmente possono avere una tempra differenziata, cioè il filo della lama viene temprato, e intanto vi faccio vedere il Falkniven F1, il filo della lama, cioè questa parte qua, viene temprata diciamo così, a alti HRC, magari a 60 HRC, e invece il dorso della lama viene temprato a bassi HRC, magari a 40 HRC, così da mantenere flessibilità e durezza tenuta del filo, questo con gli acciai carboniosi. Essendo un acciaio inox, la soluzione è stata pensata facendo questo sandwich con la lamina più resistente, ed ecco che abbiamo un coltello da sopravvivenza per i piloti degli eserciti del nord Europa. Quindi è questo il coltello da sopravvivenza che noi pensiamo possa essere il migliore? È stato fatto anche qua, vedete, un codolo esposto, cioè il codolo è passante in questa gomma. Perché la gomma? Perché questa gomma, che non va molto bene nei deserti, nei posti caldi, che tende a aprire un varco tra la lama e il manico, quindi a far infiltrare sporco, umidità e quindi possibile ruggine nel tempo, che coi climi freddi invece ha una buona presa e aiuta a impugnare anche a mano nuda il coltello. Inoltre il codolo è passante e fuoriesce, come nel coltello fatto negli anni 50-60, per poter essere utilizzato come martello. Quindi l'idea militare di entrambi i coltelli di sopravvivenza è questa. Notate anche che i coltelli da sopravvivenza non sono molto grandi, hanno una lama tra i 9 e gli 11 cm, quindi non sono degli spadoni, perché sono di coltelli general purpose che devono essere utilizzati in varie situazioni più diverse, sia quello da difesa, e quindi entrambi hanno una penetrazione, una punta che permette di penetrare in maniera adeguata. Ecco, cercherò anche in questo video di parlare con termini semplici, perché è giusto che tutti imparino e capiscano, quindi parlare a volte con termini molto complessi, spear point, clip point, angolo di penetrazione, eccetera, può essere un po' difficile da apprendere per chi è novizio e vorrebbe saperne qualcosa di più. Userò anche questi termini, però cercherò di spiegare anche con termini semplici. Quindi le punte, entrambe le punte, sia essa clip point che spear point, e hanno un grande angolo di penetrazione per poter essere difensive e soprattutto non hanno grandi dimensioni, grandissime dimensioni. Li vediamo appaiati.
Bene, questi sono due coltelli di sopravvivenza voluti sicuramente da chi della sopravvivenza ne fa una professione. Però voi direte, sono coltelli di sopravvivenza nati per un'emergenza militare. Sì, sicuramente, però è un'emergenza militare che si trasforma in un'emergenza di vita. Cioè il pilota disperso in boscaglia deve sopravvivere il tempo che arrivano i soccorsi. I soccorsi, per chi non l'ha visto, andate a vedervi Bat 21, il film Bat 21, i soccorsi possono impiegare anche qualche giorno per potervi venire a recuperare, perché magari le situazioni di guerra sono diverse, non possono raggiungervi in tempi brevi, oppure non riescono a individuarvi perché la tecnologia fallisce, magari il GPS non riesce a dare il segnale, e via tutta una serie di motivi. Allora possiamo porci anche la domanda: com'è possibile che invece oggi si tenda a vendere coltelloni di dimensioni enormi con i quali noi abbattiamo gli alberi, spacchiamo questo, spacchiamo l'altro, mentre poi i militari ci fanno vedere dei coltelli abbastanza semplici nel loro essere, ma funzionali? Un po' perché si seguono le mode, un po' perché anche la tecnologia permette di fare cose nuove, un po' per i gusti personali di chi, come hobby, come anche il sottoscritto e molti altri che mi seguono, hanno piacere andare nel bosco e cercare di fare tutto con uno strumento solo. Però lì non entriamo più nel se il coltello va bene per la sopravvivenza o meno, ma entriamo nel gusto personale, e il gusto personale è personale. Quindi io non vado a definire qual è il miglior coltello di sopravvivenza in base al gusto, ma in base alle caratteristiche. Quindi abbiamo visto due coltelli di sopravvivenza, uno in acciaio carbonioso, diciamo così, in acciaio non inox, e l'altro in acciaio inox. E l'altro è un Sanmai in VG1, poi è stato fatto nelle versioni successive in COS, che è più duro. Però l'esercito continua ad adottare quello in VG1, in VG10, scusatemi, perché è più facile da affilare. Quindi la caratteristica, oltre a una discreta, se non una buona tenuta del filo, è quella di permettere di poter essere affilato facilmente sul campo, perché non c'è il tempo di star lì a ore ad affilare o affinare la lama, eccetera. Deve essere anche tenere il filo discretamente bene, quindi discretamente a lungo, ma poter essere affilato facilmente. Veniamo a vedere in tempi più moderni anche un altro prodotto, però prima fermiamoci un attimo ancora ai territori nordici dove sappiamo ci sono ancora persone che vivono spostando le mandrie, e quindi che vivono all'aria aperta e devono della sopravvivenza fare virtù di vita e professione. Tendono a utilizzare coltelli come il pucco. Il pucco, che io qua ve ne faccio vedere due, uno artigianale, ne approfitto per salutare Jarno Tripeppi che me lo ha fatto. Questo è un pucco artigianale, fra le altre cose questo è un pucco diciamo insolito perché ha la lama inox, e mentre i pucco tradizionali hanno la lama, come dicevamo, in acciaio carbonioso. Perché? Per i motivi che dicevamo prima. Oltre al fatto che la metallurgia fino a un secolo fa non poteva fare determinati acciai, diciamo, e l'acciaio carbonioso è quello più utilizzato perché intanto si può lavorare con la forgia, e quindi parliamo di nomadi che nel villaggio temporaneo attrezzano una forgia e si costruiscono i loro coltelli. Quindi l'acciaio carbonioso è possibile farlo. Con l'inox no, ci vogliono forni che mantengono le temperature per la tempra, è tutto un discorso piuttosto lungo che non voglio fare in questo video. Però è giusto saperlo per capire le circostanze. E poi per il discorso che facevamo prima, sia perché si affila in genere più facilmente degli acciai inox ad alto rendimento che abbiamo moderni, e sia perché è possibile fare anche questa tempra diversa tra la lama e il dorso del coltello, che si può fare anche nell'inox con determinati accorgimenti, ma lì ovviamente è più semplice farlo,
e sia perché quindi ha quel mantenimento del filo, però quella elasticità ed utilità che permettono di lavorare bene anche a temperature piuttosto rigide. Vediamo un altro pucco che viene utilizzato dal suo ideatore addirittura nelle foreste amazzoniche, ed è quello della Tops, il pucco della Tops, e nasce proprio come coltello da sopravvivenza a 360 gradi, prendendo la tradizione nordica dei pucco e elaborandola in visione più moderna, e avendo poi, invece che il codolo passante o addirittura il codolo che finisce nel manico, avevano invece un full tang, cioè un codolo completamente pieno fino alla fine del manico. Questo è un gran bel attrezzo, vi posso garantire che usato nel bosco vi dà le soddisfazioni maggiori. È in 10,95, quindi tenderà ad arrugginire se non lo asciugate, se non gli fate un minimo di manutenzione, ma vi darà grandi soddisfazioni perché si affila veramente con nulla e taglia sempre perfettamente bene. Però è uno Scandi. Non è uno Scandi puro, perché sapete che la Tops fa un micro bilevel, o se vogliamo un micro filo, quindi non essendo uno Scandi puro permette di fare anche il batoning, cosa che con gli Scandi puri si sconsiglia di farlo. La Easy, per esempio, nei suoi coltelli a Scandi puro scrive proprio che salta la garanzia se lo fate, perché tende il filo a piegarsi. Allora, è il pucco un coltello da sopravvivenza? Lo è sicuramente, in Lapponia lo è sicuramente, in altre zone lo è sicuramente, e quindi per loro è questo il coltello perfetto per la sopravvivenza. Noi vediamo in tempi più moderni ancora. In tempi più moderni ancora abbiamo un gruppo di bushcrafter, chiamiamolo così, di gente che della sopravvivenza ne fa sia una professione, perché alcuni erano istruttori militari di sopravvivenza sia in giungla che in boscaglia, e sia per vita, perché ci sono persone che vivono ancora nei grandi spazi nordamericani, diciamo facendo i cacciatori e sopravvivendo, oppure i famosi off-grid, cioè sopravvivendo fuori dalla rete. E quindi questo gruppo di persone riunite in un'associazione hanno ideato, ognuno dando il loro parere, la loro esperienza, eccetera, un coltello che si chiama Bob, che sarebbe Brother of Bushcraft, cioè i fratelli del bushcraft. Questo coltello, una volta fatto il prototipo, è stato data autorizzazione alla Tops di realizzarlo, che ha realizzato le prime serie per questo gruppo, questo club di appassionati della sopravvivenza all'aria aperta, e poi ha ottenuto la concessione per realizzarlo per il grande pubblico. E qua noi vediamo il nostro Tops Bob. Questo coltello nato dall'esperienza da chi la sopravvivenza l'ha dovuta fare, prima per professione, poi per svago, e poi magari per consulenze ai vari eserciti del mondo, oppure anche semplicemente per vivere nel bosco, è stato ideato questo coltello. È questo allora il coltello migliore per sopravvivere? Sicuramente, come gli altri che abbiamo visto prima, è un coltello che ha un suo perché. Se vi doveste trovare in situazioni di sopravvivenza, uno di questi coltelli sicuramente vi potrà tornare utile. Ha una dimensione, uno spessore che gli permette di resistere anche se utilizzato in maniera impropria, ha un profilo Scandi, ma come abbiamo detto prima non è uno Scandi puro, ha un micro filo, per cui può essere usato anche per fare del batoning che io tendo a non fare mai. Può essere utile in qualche situazione estrema, ma ci si può fare anche dei ceppi, scusatemi, dei ceppi. Possiamo fare anche dei piccoli cunei in legno e utilizzare quelli invece che usare l'unico strumento che abbiamo, che magari si rovina e quindi non possiamo più sopravvivere. Anche qua poi, a seconda delle tecniche che uno sa fare, cercherà di usare in modo estremo il meno possibile
l'unico strumento che gli può permettere di sopravvivere. È come alcuni coltelli, facciamo un attimo una digressione, alcuni coltelli, tra cui il coltello italianissimo della Fox, che ha un suo perché, a me è piaciuto molto. Ho conosciuto Alfredo Doricchi e devo dire che ha avuto un'idea di base molto intelligente, che è il Vesuvius della Fox, ma l'ho preso in mano in questo momento facendo una digressione. Per quale motivo? Vedete che i due fori sono stati creati, difatti lui viene dato con un paracord arancione avvoltolato intorno per poterlo utilizzare in caso di bisogno come lancia, quindi poter fissare il manico a un bastone piuttosto grosso e poterlo usare come lancia. Io non so, mi immagino difendersi da qualche animale feroce, catturare qualche cinghialetto piccolo, perché ovviamente uccidere un cinghiale è estremamente difficile, soprattutto con un coltello solo, eccetera, oltre che pericoloso, quindi non fatelo a casa. Ma è un'idea buona, versatile, però ha il suo però, perché cosa succede? Se io perdo l'arma perché si conficca in una bestia selvatica che poi scappa perché è solo ferita e non è morta, se io perdo questo attrezzo che mi è utile per sopravvivere, non posso più sopravvivere. Quindi la tecnica mi dice: io creo una lancia di legno, indurisco col fuoco la punta e cerco di utilizzare quella. Lo stesso dicasi per pescare, invece che utilizzare il coltello attaccato a una canna, ipotesi, o a un bastone per pescare, cercherò di crearmi un arpione, sapete, quello con più punte, che poi basta prendere un ramo, sezionarlo per un certo pezzo a metà, poi un'altra a metà, vengono 4 spuntoni, gli si fa la punta, si mettono 2 bastoncini, uno in un senso e uno nell'altro, e diventano 4 punte così o 5 punte così, e quindi quando lo si pianta nell'acqua si riesce a catturare il pesce. Quindi evitare di, in questo caso, di perdere l'unico strumento che ci permette di sopravvivere. Comunque questo è il Tops Bob, è fatto in acciaio 1095, come dicevamo prima, quindi tiene bene il filo ed è facilmente affilabile e ha quella flessibilità ed elasticità che permette di fare veramente quasi di tutto. È questo il coltello buono per la sopravvivenza. Per chi non ama il 1095, poi la Tops ha fatto la versione in 154 cm, cioè in acciaio inox, ce l'abbiamo qua, eccolo qua, facendo un procedimento di tempera criogenica così da poter ottenere delle caratteristiche il più vicine possibile a quello del carbonioso, ma c'è riuscita non completamente, perché ovviamente l'inox ha delle caratteristiche un pochino diverse su alcune situazioni. Sono questi quindi i coltelli da sopravvivenza migliori da comprare e quindi da utilizzare? Possono esserlo. Noi italiani abbiamo un po', lo dico da italiano ovviamente, non si senta offeso o tirato in causa nessuno, abbiamo un po' questa mania però del coltellone, del ce l'ho più lungo. Quindi ce l'ho più lungo, ci piacciono i coltelloni grossi. Allora, senza andare su coltelloni mastodontici che loro producono, io ho testato e provato, quindi scusate se alcuni coltelli, per quanto io li abbia lucidati, sistemati in occasione anche di questo video, non sono perfetti, ma questo lo è abbastanza, devo essere sincero, anche perché ne avevo, io a volte compro 2 coltelli della stessa cosa. Spero che qualche casa, vedendo questo video, inizi a cedermi qualche coltello anche solo in prova, perché li ho provati e qualcuno l'ho proprio rovinato, tanto che poi ho usato la lama per fare gli altri coltellini, ma ne parleremo in un altro video. Per esempio questo è il Lynx della Wonder Tactical, in acciaio D2, è praticamente indistruttibile,
si comporta bene, c'ha questo finger choil che permette l'utilizzo anche per intagli di piccola forma, è grosso ed è pesante. Voi con questo veramente basta tirarlo in testa uno, avete seccato. Voglio dire, eccolo qua, non stanca molto la mano, a dire la verità, la sua impugnatura, però cos'ha? È in acciaio di 2. È in acciaio di 2 temprato alto, tiene molto bene il filo, ma a filarlo sul campo vi vengono due bicipiti così. Non è una critica, è un dato di fatto, per affilarlo ci vuole più tempo e una pietra di dimensioni abbastanza generose per poterlo fare in modo confortevole. Dopo tutto si può fare, con le tecniche si riesce a fare quasi tutto, però è un coltello che inizia a avere, diciamo così, bisogno di alcune attenzioni in caso per affilarlo. E quindi va bene come coltello da sopravvivenza? Certamente va bene come coltello da sopravvivenza, però ha qualche osticità. Ecco perché io non amo i coltelloni grossi. Anche nell'addestramento SERE non vengono consigliati coltelloni grossi, ma coltelli medio-piccoli. Faccio un altro esempio. Questo è l'italianissima Lion Steel, è in acciaio M390, la lama è di molletta, questo è il famoso M4 della Lion Steel, che ha caratteristiche di tutto rispetto. Se noi lo confrontiamo al Falkniven, che abbiamo visto che la F1 è uno dei coltelli studiati dai militari per far sopravvivere i propri piloti in caso di atterraggio nei boschi, nella boscaglia, nelle foreste nordiche, se vogliamo è un coltello che può andare di pari passo col Falkniven. È anche più bellino dal punto di vista estetico, però ha un M390, un acciaio che per essere affilato ha bisogno di un pochino più di manualità e un pochino più di pietre importanti. Dopo, come dicevo, con la tecnica tutto si può fare, anche questo si riesce a affilarlo con la pietra piatta di lago, però si fa un po' più fatica a ottenere lo stesso risultato che con questo. Questo è per cercare di capire quale può essere il miglior coltello di sopravvivenza e so già che nei commenti riceverò rimbrotti a destra e a manca. Un altro coltello nato dagli studi di un ex militare e uno che fa corsi, che è Jeff Randall, che fa corsi a tutto spiano di sopravvivenza dalle giungle amazzoniche alle foreste statunitensi, è il famoso Easy 4. Eccolo qua. A molti non piace, invece io devo dire ne ho ben 3. Questo qua è quello più nuovo, per cui ve lo faccio vedere perché così le caratteristiche sono più ben visibili. E vedete, anche questo in acciaio 1095, temprato anche non molto alto, per cui è veramente, non è morbidissimo, però se noi lo sforziamo può tendere anche a piegare leggermente, ma con poco lo si riporta dritto. Lo si affila veramente con poco, tiene bene il filo. Devo dire che è un coltello che se lo comprate non costa neanche tantissimo e vi darà grandi soddisfazioni anche questo. Certo dovete tenere presente che una volta che si toglie il coating è acciaio carbonioso, quindi va fatta la sua manutenzione che, ripeto, consiste nel tenerlo asciutto, non è che ci voglia e se lo mettete nel cassetto per qualche mese senza utilizzarlo, gli fate un filino di olio di vaselina enologica, che così non è nociva se lo usate poi per tagliare i cibi eccetera, che ve lo protegge dall'ossidazione. Quindi è questo il miglior coltello. Questo è stato ideato da un professionista della sopravvivenza assieme all'Easy 3 eccetera eccetera, però questo è quello, diciamo così, intermedio, che va un po' meglio per tutto. E questo è il miglior coltello da sopravvivenza? Secondo Jeff Randall può essere uno dei migliori coltelli di sopravvivenza. Quindi noi abbiamo visto una serie
Ovviamente coltelli anch'io ne ho molti di più, di dimensioni più piccole, di dimensioni più grandi. Abbiamo fatto un excursus per capire un attimino quali possono essere le caratteristiche del miglior coltello da sopravvivenza. È meglio uno Scandi come usano i popoli nordici o è meglio un full flat? Per spiegarmi in parole semplici per chi è un novizio, è meglio un full flat, cioè una lama che parte dal dorso e va a finire fino al filo, oppure uno Scandi, ve lo faccio vedere, vediamolo sul tops, vedete che ha una lama che a un certo punto si alesa verso il filo, cioè piatta, e poi invece fa così improvvisamente e quindi morde meglio il legno, però è più delicata se devo sbatterci sopra per fare del batoning, per esempio. O il batoning, si tratta di mettere una lama su un tronco, battere con un altro tronco in maniera da aprire in due il tronco, per chi non lo sapesse. Oppure anche del chopping, quindi prendere a usare a mo' di martello il coltello o a mo' di eccetta e intagliare il legno con movimenti che poi con coltelli piccoli si fa più fatica, con coltelli grossi va meglio. È meglio un coltello grosso che ci permette di fare più campo e quindi tagliare tronchi più grossi eccetera, però è più pesante da portarsi dietro ed è più difficile da maneggiare in piccoli utilizzi. Se anche c'è chi mi dirà io uso coltellone così e faccio tutti i lavori di fino, sì, ma noi stiamo parlando in un senso generale. O è meglio un coltello piccolo che ci permetta di fare un po' di tutto? Queste sono le domande che vengono spesso fatte e qua si va ad esperienza a gusti personali. Come dicevo prima, poi il miglior coltello a sopravvivenza è quello che avete in mano nel momento in cui vi serve. Per me, quando ero nell'esercito, il miglior coltello di sopravvivenza è stato questo. Un coltello di un coltellinaio italiano adesso che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, in acciaio 440C, ed è stato quello che mi ha aiutato in più di qualche situazione di emergenza. Ho fatto la recensione qua nel canale, se volete andarlo a vedere, il Gunskin, eccolo qua, il Cobra Gunskin, e quindi per me questo è stato il miglior coltello da sopravvivenza. Quindi il coltello da sopravvivenza è sempre quello che avrete nel momento del bisogno. Però, appunto, quando noi andiamo in escursione, andiamo a fare la passeggiata nei boschi, in montagna, eccetera, è giusto avere un coltello su cui sappiamo che possiamo farci affidamento, ma che anche utilizziamo, perché avere un bel coltellone, magari con tanti bei pregi, e non averlo mai utilizzato per tenerlo lì di scorta, non ha nessun senso, perché non sapremo se le sue caratteristiche si adattano al nostro modo di utilizzo. Quindi io consiglio sempre, compratevi un coltello, utilizzatelo, se vedete che vi va bene, se no pian piano vi farete l'idea delle caratteristiche che vanno bene a voi, che voi riuscirete a utilizzare al meglio. Quindi abbiamo detto che c'è l'ex Navy Seals che va fuori con un'isola così e ci fa tutto, e c'è chi invece si trova bene col coltellone da campo con 15-20 cm di lama. Però il miglior coltello da sopravvivenza, stando non solo ai militari, deve essere un coltello con una lama tra gli 8 e i 10 cm. Deve essere un coltello facilmente trasportabile, deve essere un coltello facilmente affilabile, deve essere un coltello duttile e maneggevole. Che hanno queste caratteristiche abbiamo visto alcuni degli esempi, perché nel mondo se ne trovano tanti. Abbiamo visto alcuni degli esempi dei coltelli, non ne aggiungerò altri perché creerei confusione. Ho lì la scatola che mi guarda, una delle scatole con i miei coltelli che mi guarda, ci sarebbe questo e ci sarebbe l'altro, mi vengono in mente altri coltelli, però creerei confusione in questo video. Qual è per me il miglior coltello da sopravvivenza? Sostanzialmente i miei gusti ve li ho un po' svelati. Secondo me il miglior coltello da sopravvivenza deve poter essere facilmente affilato sul campo, tenere discretamente bene il filo, non essere troppo delicato o con una punta troppo fine che può rompersi, non stancare troppo la mano e non essere troppo grosso.
Quindi io direi che mi trovo abbastanza d'accordo con chi ha ideato i vari coltelli da sopravvivenza. La mia portata massima per un coltello di sopravvivenza sono le dimensioni del Tops Bob, che inizia a essere già un pochino pesante e ingombrante, però va benissimo. Secondo me questo potrebbe essere, sia per chi ama i coltelli non troppo grandi, sia per chi ama quelli grandi, uno dei migliori coltelli da sopravvivenza da portarsi dietro, sempre, per far che va bene sia per il piccolo intaglio che per il lavoro da campo, sia per scoiare la selvaggina. Io direi che questo secondo me è uno dei coltelli vincenti. Dopo, se voi chiedete la mia preferenza personale dove va, la mia preferenza personale, ovviamente essendo un estimatore dei coltelli, ne ho più di una, però va come dimensioni e come tipo di acciaio. A me piace molto il Sanmai, lo utilizzo veramente molto, ne ho vari, ne ho anche della Wonder Tactical, ho i Raptor in Sanmai, c'è uno Scrambler in Sanmai e devo dire che mi sono sempre trovato bene, si affila piuttosto facilmente, è inox e lo si può utilizzare, però devo essere sincero, mi piacciono molto anche i carboniosi, quindi gli ESEE e i Tops carboniosi sicuramente li posso consigliare, come anche questo, come coltello da sopravvivenza, perché sono coltelli che si affilano facilmente, sono coltelli robusti, veramente robusti, su cui potete fare affidamento, e sono coltelli che non sono né troppo grossi né troppo pesanti, e quindi da portarsi dietro anche tutti i giorni se uscite nei boschi. Per esempio l'Almarin è una delle aziende che ha sempre fatto coltelli, adesso purtroppo è stata assorbita, non fa più coltelli di una certa qualità, ne ha fatto un ultimo con la Tops l'Almar, ed eccolo qua, questo Almar, e questo coltello è il mini sere, per cui il sere e il mini sere sono la dimensione, la forma che generalmente viene consigliato nei corsi sere. E quindi vedete che le caratteristiche non sono poi così distanti da quelli che abbiamo visto fino adesso. Questo è per dire che se chi della sopravvivenza ne fa un mestiere, seleziona determinati coltelli, non è detto che siano solo quelli che vanno bene, ma è detto che siete sulla buona strada per la scelta del vostro coltello. Ma l'argomento non si esaurisce qui, lo vedremo, lo rimasticheremo ancora andando avanti. Mi raccomando, scrivetemi qual è il vostro coltello di sopravvivenza preferito e magari però scrivete anche il perché è bello imparare sempre da tutti e capire perché uno fa una scelta piuttosto che l'altra, perché c'è chi ti dice io voglio quello lì, a me piace quello lì, ok, ti piace, ma dimmi perché secondo te è il miglior coltello da sopravvivenza, che caratteristiche ha per essere un buon coltello da sopravvivenza. Tenete conto poi che i manici sono importanti tanto quanto la lama. Ci sono spesso bellissime lame che hanno dei manici sia sconfortevoli sia impossibili da utilizzare per lungo tempo. E se voi dovete sopravvivere con uno strumento, quello strumento deve esservi, oltre che utile, anche confortevole, perché non si sa se avrete le piene forze, le piene capacità, e quindi per quel poco che riuscirete a fare dovrà esservi il più confortevole possibile. Ci vediamo nel prossimo video, spero che vi sia piaciuto, mettete un bel like, condividete, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere. Ciao a tutti da Ermanno.